Ho acquistato l'Algasan, l'ho preso in vivaio circa 13 €. Siamo all'inizio della stagione del semenzaio, quindi sarà interessante vedere come funziona. È un concime completamente biologico, è a base di estratto di alghe, non è a base di Borlanda. Moltissimi sono a base di Borlanda fluida, o anche quelli, e proverò anche un altro concime con quel componente principale, ma questo è a base di alga. È la prima volta che lo provo, quindi sarà interessante vedere come si comporta su alcune piantine. Ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Luigi di Un Orso in Campagna. Allora, Solabiol è un'azienda presente sul mercato dei concimi biologici da molti anni. Non è un video sponsorizzato, come vi ho detto, l'ho acquistato. Fino adesso ho utilizzato l'orto e giardini, è eccezionale, è granulare, mi sono trovato sempre benissimo. Il problema qual è? È che in semenzaio, avendo poco ricambio di aria, si forma della muffa sopra lì dove il concime ristagna, perché non è a rapido effetto ovviamente. Allora ho voluto provare un concime liquido quest'anno, in realtà ne ho due in test, l'altro poi lo vedremo in un altro video. Questo è il Solabiol Algasan, è a base dell'alga Ascophyllum nodosum. Le proprietà principali di quest'alga, applicate ovviamente alle piante dell'orto, in questo caso del semenzaio, è un migliore sviluppo dell'apparato radicale delle piantine, quindi queste riescono ad assorbire maggiori nutrienti dal terreno, in questo caso dal terriccio perché sono in semenzaio. Favorisce ovviamente lo sviluppo dei frutti e dei fiori e migliora la produzione di tutto l'apparato fogliare. Ora, ho alcune piantine che stanno iniziando a soffrire. Vi farò vedere, ho un habanero che ha le foglie gialle perché ha bisogno di concime. Vi ricordo che quello che noi seminiamo nel semenzaio, nel terriccio di qualità, dopo una quindicina di giorni circa necessita di un concime esterno. Quindi io scelgo solo concimi biologici. L'anno scorso, come vi dicevo, era l'orto e giardini granulare. Quest'anno provo l'Algasan, non abbandono quello perché mi ci trovo bene, lo userò soprattutto nell'orto, ma nel semenzaio dove ho poco ricambio di aria, ecco, quello liquido è la cosa migliore. Iniziamo i test e vediamo come va. Allora guardate un po', questa è la piantina oggetto di questo test, vedete sta ingiallendo, ha la foglia gialla, significa che pur essendo in salute ha 3 coppie di foglie, quindi possiamo benissimo trapiantarla. È una bella piantina, ma mancano nutrienti, ecco, e la foglia si sta ingiallendo e non va bene. Allora adesso proviamo l'Algasan. Me ne hanno parlato soltanto bene, non l'ho mai usato, è ancora sigillato. Vediamo un po' come va. L'ho acquistato, non è un video sponsorizzato. Vi lascio il link in descrizione. Un tappino in 5 litri d'acqua, mezzo tappino in 2 litri e mezzo d'acqua. Io ho 1,5 litri d'acqua, eccolo qui, che dedicherò soltanto a questa piantina, quindi metterò 1/4 di tappino. Agitare bene prima dell'uso. Può bastare. Ripetere l'operazione di irrigazione con questo concime una volta ogni 7 giorni. Allora, fase di trapianto o di ripicchettamento, però in questo caso utilizzerò tutta la sua zolla. Guardate che radici. Questo per non inficiare il test è sempre terriccio da semina, quindi lui per una quindicina di giorni è bello ricco, ha tutto quello che serve alla piantina. Nonostante ciò io innaffierò con l'Algasan. Ecco, magari giusto liberare un po' le radici. Che bel panetto di terra. Aggiungo un po' di terra. Allora, la prima innaffiata la faccio corposa, quindi lo lascio appoggiato sul semenzaio, se mi cola un po' d'acqua, insomma, non faccio danni. Bene, può bastare il tempo che si assesta, dopodiché, e questo è importante, qua parliamo di habanero, non ve l'ho detto prima, sono l'habanero che io ho seminato il 5 di dicembre,
dentro le vaschette riogo con il tappetino riscaldante. Guardate che piantine che sono venute fuori. Ora questa piantina qui, che va nero ovviamente, come tutte le solanacee, hanno bisogno dai 22-24 gradi per crescere, quindi le appoggerò sul tappetino riscaldante, gli faccio spazio, tolgo questa che non mi piace e qui ho impostata una temperatura di 25 gradi, dai 24 ai 25 gradi. Non lo copro più perché ormai sono arrivate le piantine, queste sono tutte da trapiantare, da ripicchettare, quindi è un lavoro che dovrò fare nei prossimi giorni. Ho la mia lampada LED che illumina nel modo corretto, quindi lascio tutto così. Ci rivediamo fra qualche giorno, vediamo se queste foglie hanno preso colore. Io penso proprio di sì, perché questo mi hanno detto che è un ottimo concime. Sono passati 9 giorni da quando ho iniziato il trattamento. L'ho irrigata 2 volte solo con Algasan e non con acqua. Allora guardate, la analizziamo insieme. La foglia gialla più grande che c'era nel frattempo è caduta, l'ho manovrata un po', l'ho toccata ed è caduta, l'ho lasciata qui, vedete, per farvi vedere che si è seccata. La seconda foglia che era sul giallo è rimasta giallina, ecco, vedete, l'ho appena toccata, si è staccata anche questa, va bene lo stesso, però nel frattempo volevo farvi vedere il resto della piantina. Vedete, qua abbiamo la terza coppia di foglie che sta cominciando a uscire. Le 2 foglie principali sono molto belle, le seconde sono altrettanto sane e il fusto per adesso è molto bello, è un fusto, vedete, eretto, sta su da solo, quindi per adesso sono soddisfatto. Come dicevo, in 9 giorni l'ho irrigata 2 volte soltanto con l'Algasan. Continuano i test, vediamo fra qualche giorno come va e poi chiudiamo il video. Bene, l'ultima ispezione di video che avete visto un secondo fa, sono passati altri 4-5 giorni. Ecco, guardate questa piantina cosa è diventata, guardate un attimo. E guardate soprattutto le foglie centrali che erano molto piccole nell'altra ripresa, guardate qui che belle che sono, metto un dito giusto per farvi vedere le dimensioni. La piantina sta molto bene. Ho lasciato le foglie che erano cadute, la prima è sparita, la seconda è questa qui, quindi non ho alterato nulla, insomma quello che c'era c'è. Ecco, giusto per onore di cronaca. In circa 15 giorni ho innaffiato 3 volte con l'Algasan, ovviamente nelle dosi giuste, senza esagerare, e la piantina sta sempre sul tappetino riscaldante, perché comunque è una pianta estiva, ha bisogno del calore e io glielo fornisco col tappetino. Quindi al momento, in questo primo video sull'Algasan, mi sento di consigliarvelo perché mi ci sto trovando veramente bene. Questo con l'alga è la prima volta che lo provo, ne ho sentito parlare soltanto bene e quindi non posso che consigliarvelo. Sul blog coltivareunorto.com troverete l'articolo completo sull'Algasan e qua sotto in descrizione, se vi interessa, trovate il link per acquistarlo su Amazon. Tenete conto che adesso su Amazon costa circa 13 euro, che è quello che ho pagato in vivaio. Fino a un mese e mezzo fa su Amazon costava molto di più, quindi ecco perché l'avevo acquistato in vivaio. Io di solito acquisto su Amazon, ma poi se mi trovo al consorzio valuto un po' i costi, i prezzi, dove costa di meno insomma lo compro il prodotto lo stesso. Quindi visto che adesso costano uguali, se ne avete bisogno lo trovate anche su Amazon. Bene, è tutto per questo video, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, lasciatemi un commento su cosa ne pensate di questo concime, se lo utilizzate. Mi raccomando, rispettate le dosi perché quello è importante, un sovradosaggio non gli fa bene assolutamente, ma questo vale per tutte le cose insomma. Lasciate un like, condividete con i vostri amici se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, io ve lo chiedo sempre, non vi costa nulla assolutamente, però a me fa molta differenza perché mi fa capire un po' se gli argomenti che sto trattando sono utili o meno. Vi auguro una buona giornata.